Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima clutch. È veramente molto semplice da realizzare, ciò che la rende particolare e veramente carina è il punto stella. Per questo tipo di borsa vi consiglio di utilizzare una fettuccia abbastanza larga, altrimenti non otterrete questo risultato, ma non vi preoccupate, dopo vi darò con esattezza le misure della fettuccia. Adesso ve la faccio vedere anche aperta perché può sembrare piccolina, ma in realtà è una borsa molto capiente. Infatti si può mettere tranquillamente al suo interno una bottiglietta d'acqua, il portafoglio, fazzoletti, trucchi, documenti, chiavi, insomma, c'entra veramente tanta roba. Adesso, una volta fatto vedere anche dentro, vi faccio vedere il fondo. L'ho realizzato ovale, è veramente molto carino da vedere, non presenta buchi. Infine ho deciso di mettere questa catenella per poter utilizzare la borsa sia come pochette che come borsa a spalla. Adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti o le vostre domande o richieste attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest e Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille. L'occorrente per il progetto di oggi: 2 pizze di fettuccia, in totale pesano all'incirca 700 grammi. Adesso vi dico con esattezza quanto è larga la fettuccia, così potete regolarvi. È larga circa 3 cm. Vi consiglio di usare una fettuccia di questo spessore per ottenere il mio stesso risultato. Un uncinetto numero 7, vi consiglio di vedere sempre se va bene per la vostra mano. Un marcapunto d'acciaio, una molla da 20 cm, una catena dotata di gancetti. La prima cosa da fare è andare a rivestire la chiusura con la fettuccia. Quindi apro la chiusura, prendo la fettuccia e cosa faccio? Vado a bloccare in questo modo con le dita la fettuccia, lascio qua un pochino di spazio in modo tale da avere gioco per chiudere bene la chiusura, e semplicemente passo la fettuccia tutto intorno questa prima parte della chiusura, in modo tale da rivestirla con la fettuccia. Vedete, passo in questo modo, la tiro il più possibile in modo tale da non farla rimanere spessa, altrimenti poi mi causa sempre problemi con la chiusura, e semplicemente continuo a rivestire così tutto il resto della parte fino ad arrivare qui, dove sempre vi consiglio di lasciare un pochino di spazio prima di chiuderla. Il mio consiglio poi è di andare a bloccare sia questa parte che l'altra parte con 2 puntini in modo tale da non far muovere la fettuccia, e rivestire nello stesso modo l'altra parte. Io adesso la rivesto e noi ci rivediamo direttamente per la lavorazione del fondo. Prendo la fettuccia, prendo l'uncinetto numero 7, piego la fettuccia e la arriccio un pochino in modo tale da darle subito una arricciatura, e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto all'interno di questo cappietto e carico 12 catenelle. Adesso, prima di andare avanti, vi dico con esattezza quanto misurano le mie 12 catenelle in modo tale da regolarvi. Ho una misura di 10 cm. La stendo anche sul tavolo per essere sicura della misura che vi sto dando. Confermo, ho una misura di 10 cm e va bene per la molla che ho intenzione di utilizzare. Quindi adesso cosa faccio? Lavoro un'ulteriore catenella,
Poi invece di andare a lavorare, normalmente, quindi entrare direttamente qui nella catenella, cosa faccio? Giro in questo modo la catenella in modo tale da avere la parte, chiamiamola, di dietro e vado a lavorare lungo queste linguettine. Quindi cosa faccio? Salto la catenella appena lavorata ed entro qui, vedete, in questa linguettina, in questo modo. E andrò a lavorare tutti i punti proprio in queste linguette. Quindi cosa faccio? Invece di lavorare così, giro la catenella in questo modo, salto la catenella in più che ho fatto e vado a lavorare in queste linguette. Quindi mi raccomando, salto questa catenella, giro il lavoro, vedete questo è il primo punto su cui devo andare a lavorare, entro qui in questo modo e lavoro un punto basso. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Vi starete chiedendo perché lavoro la catenella in questo modo? Perché così, dopo vi faccio vedere il risultato, si ottiene una catenella anche nella parte sottostante e poi dopo il fondo rimane ben compatto e non rimane bucherellato. Quindi adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo sempre prendendo la linguetta di dietro così e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso. Devo lavorare un totale di 12 punti bassi. Io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto della riga e noi ci rivediamo proprio alla fine per vedere come continuare. Adesso ho lavorato alcuni punti, quindi vi posso far vedere il risultato che vi ho anticipato prima. Vedete, se giro da questa parte il lavoro ho una catenella veramente molto ben definita e lo stesso risultato è anche nella parte superiore. Quindi con questa tecnica poi dopo quando vado a lavorare gli altri giri otterrò un fondo compatto e non bucato. Noi ci rivediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti a lavorare la catenella e questo è il risultato. Adesso ho un totale di 12 punti bassi. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, salto la catenella appena lavorata, entro nel primo punto basso disponibile, qui, e lavoro un punto basso. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso e in questo modo ho lavorato un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 9 punti bassi. Ne ho già lavorati 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi mi devono rimanere 2 spazi vuoti, uno il punto marcato e uno un punto qualsiasi. Vedete? Adesso entro qui nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso tolgo il marcapunto
entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Quindi ho lavorato già 2 aumenti. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare da questa parte, ossia la parte della catenella. Quindi vedete perché ve l'ho fatta lavorare in quel modo? Adesso cosa faccio? Entro qui dove c'è il primo punto e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Quindi in totale ho lavorato 1, 2 e 3 aumenti. Adesso cosa faccio? Vado a ripetere lo stesso passaggio dell'altro lato, quindi subito dopo il terzo aumento entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un secondo punto basso. Punto successivo, lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 9 punti bassi. Mi devono rimanere 2 punti liberi. Quindi come potete vedere ho lavorato 9 punti bassi, adesso mancano gli ultimi 2 punti da lavorare. Come potete vedere il fondo non rimane al momento piatto, ma si arriccia un pochino, ma non vi preoccupate. Allora adesso vado a lavorare gli ultimi 2 punti e cosa faccio? Entro qui nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Poi entro nel punto successivo, qui, e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Nel frattempo metto il filo iniziale in orizzontale così lo vado a nascondere. Quindi una volta lavorati questi 2 aumenti il giro è terminato e posso iniziare il prossimo giro e questo è il risultato. Vedete, è veramente molto bello perché non ci sono buchi e il fondo è ben compatto. Allora, adesso una volta fatto questo, continuo la lavorazione lavorando a spirale, quindi non vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Ma cosa faccio? Tolgo il marcapunto, metto in orizzontale quel filo per nasconderlo, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Così. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Una volta fatto questo, cosa faccio? Metto sempre questo filo in orizzontale per continuare a nasconderlo, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso
Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo sto lavorando un aumento. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un secondo punto basso. Punto successivo, lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi. Una volta lavorati i miei 10 punti bassi, cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Punto successivo lavoro un punto basso. Punto successivo lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Come potete vedere ho lavorato la parte in cui il fondo gira e ho lavorato 3 aumenti alternati con dei punti bassi. Adesso cosa faccio? Vado a ripetere la sequenza iniziale, quindi subito dopo l'aumento entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso e continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi. Una volta lavorati i 10 punti bassi, mi rimangono gli ultimi 3 punti da lavorare e cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, sia 2 punti bassi nello stesso punto. Punto successivo lavoro un punto basso, punto successivo che corrisponde anche all'ultimo punto, vado a lavorare un nuovo aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. E come potete vedere anche in quest'altra parte in cui il fondo gira ho lavorato 3 aumenti alternati con dei punti bassi e questo è il risultato. Vedete? Il fondo comincia già a prendere una forma più definita, anche se continua ancora ad ondularsi, ma non vi preoccupate. Allora, adesso vado a lavorare il nuovo giro. E cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo sto lavorando un aumento. Poi entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto.
Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Quindi dall'inizio del nuovo giro fino a questo punto ho lavorato un totale di 4 aumenti. Qui avevo fuoriuscito il filo, ma dopo lo vado a tagliare, quindi se dovesse succedere anche a voi non vi preoccupate. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi. Ok, ho lavorato i miei 10 punti bassi, adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. 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 Quindi in totale ho lavorato 8 aumenti, ossia un aumento per ogni punto in cui il fondo gira. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi. Mi devono rimanere 4 punti da lavorare. Una volta lavorati i 10 punti bassi, cosa faccio?
Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Punto successivo, lavoro un aumento. Punto successivo, lavoro un aumento. Punto successivo, lavoro un aumento. E anche questo giro è terminato e questo è il risultato. Adesso vedete il fondo è quasi dritto, continua sempre un pochino ad ondularsi, ma non vi preoccupate. Adesso di andare avanti con la lavorazione vi faccio vedere quanto misura il fondo. Ho una lunghezza di 20 centimetri e adesso sono alla stessa grandezza della chiusura e ho una larghezza di circa 8 centimetri. Allora, adesso, una volta detto questo, vi faccio vedere come lavorare il prossimo giro. E cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi sempre che qui inizia il mio nuovo giro. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, quindi dall'inizio, sia da dove ho messo il marcapunto fino ad ora, ho lavorato un totale di 4 punti bassi. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 16 punti bassi. Una volta lavorati i 16 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 8 punti bassi.
Una volta lavorati gli 8 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso, come ho fatto prima, vado a lavorare 16 punti bassi, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e continuo così fino ad arrivare ad un totale di 16 punti bassi. Ok, ho lavorato i miei 16 punti bassi e mi devono rimanere 5 punti vuoti. E adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento e poi semplicemente lavoro 4 punti bassi, quindi punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e punto successivo, punto basso. E anche questo giro è terminato e questo è l'aspetto. Non vi preoccupate sempre se il fondo si gira un pochino, perché poi dopo, una volta lavorato, sarà perfetto. Quindi questo giro è terminato. Adesso, prima di farvi vedere come andare avanti, vi dico con esattezza quanto misura il fondo. Ho una lunghezza di 22 cm ed una larghezza di 10 cm. Ok, adesso ho raggiunto la dimensione necessaria del fondo, quindi cosa faccio? Vado a chiudere la lavorazione a spirale, quindi tolgo il marcapunto, allargo leggermente la solina sull'uncinetto in questo modo. Adesso salto il punto dove ho messo il marcapunto ed entro nel punto precedente, ma entro in questo modo, ossia passo dalla parte diciamo interna e inserisco l'uncinetto in questo modo. Adesso vado a riprendere la solina lasciata in sospeso in questo modo, tiro un pochino il tutto, mi raccomando devo lasciare più o meno la stessa distanza degli altri punti. Poi inserisco il dito all'interno della solina per mantenere il punto e cosa faccio? Vedete qui dove ho appena fatto passare la solina c'è il punto basso che ho saltato, quindi adesso vado a lavorare su quel punto basso. E cosa faccio? Ogni punto è composto da 2 asoline. Io vado a lavorare soltanto sulla solina di dietro, questa qui, così. Quindi inserisco l'uncinetto in modo tale da prendere solo la solina di dietro, poi mi aggancio alla fettuccia e faccio passare il filo. Vedete, ho una solina sull'uncinetto. Adesso inserisco l'uncinetto nella solina lasciata in sospeso e poi semplicemente carico il filo sull'uncinetto e chiudo le 2 soline insieme. In questo modo ho iniziato il nuovo giro, ho chiuso la lavorazione a spirale e posso andare avanti. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto perché, mi raccomando, va considerato come il primo punto del nuovo giro. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e prendo sempre solo la solina di dietro. Quindi mi raccomando,
Il punto è composto da 2 asoline, una davanti e una di dietro. Io vado a lavorare soltanto su quella di dietro, quindi entro in questo modo e lavoro un punto basso. In questo modo sto lavorando in costa e indietro. Adesso entro nel punto successivo, entro sempre solo sulla solina di dietro e lavoro un punto basso. Punto successivo, ripeto lo stesso passaggio, quindi entro nella solina di dietro e lavoro un punto basso. In questo modo ho già lavorato 4 punti bassi, perché mi raccomando, il punto con il marcapunto va contato. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo, prendendo sempre in costa indietro il punto, lavoro un punto basso. Quindi in totale ho lavorato 5 punti bassi in costa indietro. Adesso entro nel punto successivo e lavorando sempre in costa indietro, quindi prendendo solo la solina di dietro del punto, vado a lavorare un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso vado a lavorare 16 punti bassi, sempre tutti in costa indietro, quindi prendendo solo la solina di dietro. Entro nel punto successivo, prendo solo la solina di dietro e lavoro un punto basso. Punto successivo, prendo solo la solina di dietro e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare così fino ad ottenere un totale di 16 punti bassi. Sto andando a lavorare questo giro in costa indietro perché in questo modo il fondo prende una forma più definita e inoltre sto creando la base per poi poter iniziare il punto stella. Una volta lavorati i 16 punti bassi, mi raccomando tutti in costa indietro, cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavorando sempre in costa indietro vado a lavorare un aumento. Poi entro nel punto successivo e lavorando sempre in costa indietro lavoro un punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e continuo a lavorare così a punto basso in costa indietro fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi. Una volta lavorati 10 punti bassi, cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, sempre mi raccomando in costa indietro. E adesso vado a lavorare 16 punti bassi tutti in costa indietro, proprio come ho fatto dall'altra parte del fondo.
Una volta lavorati i 16 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un aumento sempre in costa indietro. Adesso lavoro 5 punti bassi sempre in costa indietro. 1, 2, 3, 4 e 5. E il mio giro è terminato. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato. Adesso la borsa è già molto più definita, continua ancora ad arricciarsi un pochino, ma poi una volta lavorato il punto stella si stabilizza e non c'è più questo problema. Adesso posso iniziare la lavorazione del punto stella. Cosa faccio? Qui è il punto dove ho chiuso il giro. Adesso mi alzo con 2 catenelle, poi carico il filo sull'uncinetto e vi consiglio sempre di controllare come si è arricciata la fettuccia, perché nel caso in cui non vi piaccia lo potete sempre sistemare come più preferite. Adesso cosa faccio? Entro qui dove ho chiuso il giro e tiro in questo modo la fettuccia. Più o meno arrivo all'altezza delle 2 catenelle. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove ho appena lavorato la chiusura, entro nel punto dopo ancora, quindi qui, e come ho fatto prima, carico il filo sull'uncinetto e tiro il tutto fino ad arrivare più o meno all'altezza delle 2 catenelle, in questo modo. Adesso carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito qui, quindi vedete faccio così, carico il filo, poi il filo qui lo sposto e qui inserisco il dito e semplicemente vado a chiudere tutte le asole che ho sull'uncinetto. Adesso sfilo il dito e faccio attenzione a non perdere questa parte, inserisco qui l'uncinetto e lavoro un punto bassissimo. E in questo modo ho iniziato il punto stella. Adesso, prima di andare avanti, prendo il marcapunto e lo inserisco qui al centro della, chiamiamola V, ossia dove ho lavorato il punto bassissimo, perché questo è il punto in cui inizia il mio giro. Adesso lavoro una catenella e poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto. Vi consiglio sempre di controllare se la ricciatura della fettuccia vada bene o se è da sistemare. Poi entro dove ho messo il marcapunto, quindi qui dove avevo chiuso tutti i punti con il punto bassissimo, carico il filo e lo tiro fino a calcolare più o meno sempre la stessa lunghezza di prima, ossia le 2 catenelle. Adesso carico il filo sull'uncinetto e rientro nel punto in cui sono entrata prima, vedete qui dove c'è
diciamo il pedalo, comunque dove già sono passata prima, e tiro il filo in questo modo, sempre a calcolare più o meno 2 catenelle. Poi carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove sono appena entrata, entro nel punto dopo ancora qui e carico il filo, poi lo tiro in modo tale da avere sempre più o meno la stessa altezza. Poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, metto un dito qui, proprio come ho fatto prima, e vado a chiudere tutte le asoline. Adesso inserisco l'uncinetto qui dove ho il dito e lavoro un punto bassissimo. E questo è il risultato. Questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Quindi lavoro una catenella, poi carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove ho lavorato il punto bassissimo, ossia nel punto in cui ho chiuso tutte le varie asoline, quindi mi raccomando non nella catenella ma nel punto bassissimo, e tiro il filo e calcolo più o meno la stessa lunghezza di prima. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove sono entrata anche prima e riconosco il punto perché si vede proprio il filo uscire dal punto basso, qui carico il filo e lo tiro, sempre mi calcolo la stessa lunghezza, poi carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello dove sono appena entrata, entro nel punto dopo ancora e carico il filo e lo tiro fino alla lunghezza che ho calcolato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito in questo modo e vado a chiudere tutte le asoline. Poi inserisco l'uncinetto dove ho messo il dito e lavoro un punto bassissimo, catenella, ed ecco qui la sequenza da ripetere per tutto il resto del giro. Adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto del giro e noi ci rivediamo quando sono arrivata all'incirca a qualche punto dalla fine, così vi faccio vedere come terminare il giro. Mi raccomando, la sequenza da ripetere è sempre la stessa, ossia dopo aver lavorato la catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho chiuso il pedalo precedente e tiro il filo, poi entro qui nel punto basso dove sono entrata con la sequenza precedente e anche in questo caso tiro il filo, poi salto un punto, entro nel punto successivo, carico il filo e lo allungo, poi carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito come vi ho fatto vedere e chiudo tutte le asoline insieme, poi inserisco l'uncinetto qui dove avevo messo il dito e lavoro un punto bassissimo e poi la catenella. Quindi la sequenza è veramente molto semplice. Noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare. Allora, come potete vedere, sono andata avanti per tutto il resto del giro, come vi ho detto, adesso devo lavorare gli ultimi 2 punti. Quindi devo andare a lavorare la chiusura. Cosa faccio? Ho appena lavorato la catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui al centro del
sempre chiamiamo pedalo precedente, e tiro il filo. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto basso dove sono entrata anche con il pedalo precedente e tiro il filo, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto basso successivo, entro in quello dopo, ossia qui dove prima ho effettuato la chiusura, e carico il filo sull'uncinetto in questo modo. Quindi vedete, sono rientrata nel punto iniziale. Adesso carico il filo sull'uncinetto, metto il dito come vi ho fatto vedere anche prima e chiudo tutte le asoline insieme. Adesso sfilo il dito, inserisco l'uncinetto al suo posto e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Catenella. E adesso cosa faccio? Vedete, qui ho appena realizzato un pedalo, qui ho quello iniziale, manca una parte, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro sempre al centro del pedalo, ossia dove ho lavorato il punto bassissimo, e carico il filo e lo allungo sempre più o meno della lunghezza di circa 2 catenelle. Poi carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito in questo modo e chiudo le due asoline, poi inserisco l'uncinetto dove ho il dito e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Adesso posso chiudere il giro, quindi cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto, sia nel punto bassissimo iniziale, e lavoro un punto bassissimo, e in questo modo ho terminato il giro. E questo è il risultato. Non vi preoccupate se qui fa un leggero difetto, perché dopo vi basta spostare le 2 catenelle dietro al punto appena lavorato e non si vede più niente, insomma si sistema tutto. E questo è il risultato. Adesso posso iniziare il secondo giro. Quindi cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho appena chiuso il giro, ossia nel punto bassissimo, e carico il filo sull'uncinetto, calcolo sempre più o meno l'altezza di 2 catenelle, poi carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel centro del pedalo sottostante, quindi sempre dove ho lavorato il punto bassissimo, e carico il filo. Vedete? Adesso carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito come vi ho fatto vedere prima e chiudo tutte le asoline. Poi inserisco l'uncinetto qui dove avevo messo il dito e lavoro un punto bassissimo. Adesso prendo il marcapunto, inserisco il marcapunto proprio qui dove ho lavorato il punto bassissimo, per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Quindi, come potete vedere, ho iniziato il nuovo giro e l'ho iniziato proprio come ho fatto con il giro precedente. E adesso, vedete, si incomincia a vedere la stellina. Quindi adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto e ripeto la stessa sequenza del giro precedente, ossia entro qui nel centro del pedalo precedente dove ho messo il marcapunto e carico il filo e lo tiro fino ad arrivare alla lunghezza di circa 2 catenelle. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel centro del pedalo sottostante, quindi dove sono entrata anche prima, e carico il filo e lo allungo sempre della lunghezza che mi serve. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel centro del pedalo successivo, quindi sempre dove ho lavorato il punto bassissimo, e carico il filo sempre della stessa lunghezza. Adesso carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito in questo modo e chiudo tutte le asoline.
Una volta chiuse tutte le asoline, inserisco l'uncinetto dove avevo messo il dito e lavoro un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato. Vedete, la prima stella è terminata. Adesso lavoro una catenella e ricomincio a lavorare sempre la stessa sequenza e poi ottengo questo risultato. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Quindi, una volta lavorata la catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel centro del pedalo appena lavorato e carico il filo. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel centro del pedalo sottostante dove sono entrata anche prima, qui, vedete, si vede proprio il filo dell'altra sequenza e tiro la fettuccia in modo tale da avere sempre più o meno la stessa lunghezza. Poi carico il filo sull'uncinetto entro nel pedalo sottostante successivo sempre nel centro e anche in questo caso tiro la fettuccia sempre alla stessa altezza. Poi, come vi ho detto anche prima, se notate che la fettuccia si è arricciata male, potete sempre sistemarla prima di chiudere il punto. Poi carico il filo sull'uncinetto, inserisco il dito in questo modo e chiudo tutte le asoline insieme. Adesso inserisco l'uncinetto qui dove ho messo il dito e lavoro un punto bassissimo, catenella ed ecco qui il risultato. Vedete, già ho 2 stelle terminate. Quindi, come potete vedere, lavorare questo punto è veramente molto semplice perché alla fine si ripete sempre la stessa sequenza. Quindi io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto del giro. Noi ci rivediamo sempre in prossimità della fine, così vi faccio rivedere come terminare il giro e poi semplicemente dovrete ripetere questa sequenza fino ad arrivare all'altezza da voi desiderata. Quindi noi ci rivediamo tra un po' per vedere questo passaggio. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione ripetendo sempre la stessa sequenza e questo è il risultato ottenuto. Vedete, ho tante piccole stelle. Adesso devo lavorare la parte finale. Quindi cosa faccio? Appena lavorato una catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel centro della stella appena lavorata e carico il filo. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel centro della stella sottostante e carico il filo sull'uncinetto, entro nel centro della stella sottostante iniziale, quindi qui dove prima ho lavorato il punto bassissimo e poi le 2 catenelle e carico il filo. Adesso carico il filo, inserisco il dito in questo modo e vado a chiudere tutte le asoline insieme. Inserisco l'uncinetto al posto del dito e lavoro un punto bassissimo. Poi lavoro una catenella e adesso vado a terminare il giro. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel centro della stella appena lavorata e carico il filo e lo allungo sempre della stessa lunghezza. Poi carico il filo, inserisco il dito in questo modo, chiudo le asoline sull'uncinetto, tolgo il dito, inserisco l'uncinetto al suo posto e lavoro un punto bassissimo. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo.
In questo modo ho terminato il giro. E questo è il risultato. Guardate che bello, questo punto stella è veramente molto bello. Adesso, una volta arrivata qui, ripeto lo stesso giro di prima, quindi non ve lo faccio vedere perché è sempre la stessa sequenza. E semplicemente continuo a lavorare tutti i giri così come vi ho fatto vedere, ossia inizio come prima con le 2 catenelle e poi la prima stella e continuo, e quando sono arrivata alla fine ripeto il passaggio che vi ho appena fatto vedere. Quindi adesso vado avanti a lavorare questa sequenza fino ad arrivare ad un'altezza di circa 16 centimetri, perché è l'altezza che desidero per la mia borsa, che ripeto ha una molla di 20 centimetri. Poi ognuno può farla alta quanto desidera o quindi farla più alta o più bassa, o se ha una molla di una misura differente cambiare le dimensioni. Sto realizzando la borsa anche nel colore nero brillantinato e vedete, andando avanti con la lavorazione del punto stella, ripetendo sempre lo stesso giro, questo è il risultato che si ottiene, è veramente molto bello. Poi quando avrò terminato anche la borsa nera mi metterò uno shortino per farvi vedere bene il risultato. Allora adesso vado avanti a lavorare il punto stella e noi ci rivediamo tra un po'. Allora, come potete vedere, sono andata avanti con la lavorazione del punto stella e questo è il risultato. Come potete vedere, tra l'azzurro e il nero c'è una grande differenza di risultato. Questo perché? Perché è diversa la fettuccia. Purtroppo quella nera non l'ho più trovata e quindi ho dovuto cambiare marca di fettuccia, e questo è il risultato. Sempre bello, ma devo dire preferivo quella nera che è un pochino più rigida. Comunque sono andata avanti, come avete potuto vedere, fino ad arrivare ad un'altezza di circa 16 centimetri, e adesso non mi resta altro da fare che chiudere il giro. Quindi, come potete vedere, ho appena lavorato l'ultimo pedalo, ossia il pedalo singolo che lavoro prima di chiudere il giro. Adesso cosa faccio? Adesso in teoria sarei dovuta entrare qui nel centro della stella successiva e chiudere il giro con un punto bassissimo, ma non farò questo perché andrò a lavorare una chiusura invisibile in modo tale da non far rimanere uno scalino antiestetico. Quindi taglio la fettuccia, ne lascio un pochino e semplicemente sfilo l'uncinetto in questo modo e tiro il filo. Vedete? La borsa è rimasta aperta, non è chiusa. Adesso cosa faccio? Qui dove ho tagliato la fettuccia vado ad inserire un ago e vi consiglio di utilizzare un ago con il foro abbastanza grande, altrimenti poi non entra la fettuccia. Io per la precisione sto utilizzando un ago da lana. Adesso, una volta inserito l'ago nella fettuccia, cosa faccio? Vedete, qui è dove c'è il punto bassissimo. Io salto questo punto bassissimo ed entro qui dove c'è la catenella. Qui, vedete? Quindi entro con l'ago qui dove c'è la catenella, prendo tutte e due le asoline della catenella, mi raccomando, e tiro il filo e lo tiro fino ad ottenere più o meno la grandezza degli altri punti. Adesso qui c'è la catenella successiva, quindi entro all'interno di questa catenella, prendo solo una solina, vedete, in questo modo, e faccio passare il filo e tiro sempre fino alla lunghezza che io desidero, sia la grandezza degli altri punti. Adesso giro la borsa in modo tale da avere la parte interna verso di me, entro qui in un qualsiasi punto del punto stella, vedete? Scelgo quello più vicino a dove sono uscita, così, e realizzo un cappietto dove poi inserisco l'ago e in questo modo blocco il punto con un nodino. Poi tiro bene il nodo, mi raccomando, controllate sempre di avere la lunghezza che vi serve, e poi inserisco semplicemente la fettuccia in un'altra riga dei vari punti e vado a nascondere questo filo proprio in questo modo.
Non fa niente se il filo, si, vede, nell'interno della borsa, perché dopo, andrò a rivestirla con, la fodera e quindi, non si vede più niente. Okay, una volta fatto questo posso andare avanti. Come potete vedere qui dove ho fatto la chiusura invisibile non si vede niente e, quindi rimane un lavoro molto pulito. Allora adesso devo montare la molla e cosa faccio? Piego a metà la borsa, quindi vi consiglio di, girare dalla parte del fondo e piegare la borsa a metà, proprio nella catenella del fondo, così non vi potete sbagliare e poi prendere con le mani la metà sia da una parte che dall'altra e andare a segnare il punto centrale con un marcapunto in questo modo. Poi una volta segnato da una parte ripiego un'altra volta a metà la borsa e con un altro marcapunto segno la metà anche dall'altra parte. Adesso, prima di continuare con il montaggio, vado a contare quanti punti ho su una metà e quanti punti ho sull'altra metà, in modo tale da vedere se ho diviso in una metà perfetta la borsa. Quindi il marcapunto logicamente o non lo contate o lo contate una volta sola. Io vi, consiglio di non contarlo perché così vedete proprio se avete lo stesso numero di punti sia da una parte che dall'altra. Ok, ho contato tutto, ho notato che da una parte c'è un puntino in più rispetto all'altra, quindi sposto leggermente un marcapunto, quello che ritengo che sia messo un punto in avanti e quindi modifico la metà. Quindi una volta fatto questo ed aver ottenuto la metà perfetta, posso andare a montare la molla. Quindi cosa faccio? Vado a prendere la molla che come potete vedere ho rivestito come vi ho detto e ho bloccato da tutti e quattro i lati con un puntino dato con l'ago e in questo modo la fettuccia non cammina, rimane ben assicurata. Così poi quando vado a montare la molla non si vede la parte grigia. Ho lasciato soltanto queste parti un pochino scoperte perché come vi ho spiegato ad inizio video, altrimenti dopo la molla fa difficoltà a chiudersi bene, ok? Adesso posiziono la molla in questo modo, cerco di far coincidere questa parte spessa della molla con la parte in cui ho messo il marcapunto. Quindi mi raccomando, questa parte deve coincidere proprio con la metà della borsa. Poi cosa faccio? Prendo un pezzo di fettuccia, ehm, se avete degli avanzi oppure un pezzo di quella che state utilizzando, e cosa faccio? Tolgo il marcapunto e mantengo il punto, inserisco al suo interno l'uncinetto e poi mi aggancio al pezzo di fettuccia che devo andare a fissare in questo modo. Adesso riposiziono la molla come vi avevo detto, ossia la parte sporgente della chiusura deve coincidere con la metà e vado a bloccare il tutto con due nodini. Così, mi raccomando, fate molta attenzione a questo passaggio perché se poi la molla non è messa proprio al centro, la borsa verrà difettosa.
Adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, quindi posiziono sempre la molla in modo tale da avere la parte sporgente argento che coincide con la metà della mia borsa. Poi tolgo il marcapunto, inserisco al suo posto l'uncinetto, mi aggancio al pezzetto di fettuccia che mi serve per bloccare la chiusura e lo faccio passare in questo modo. Adesso prendo la molla, la riposiziono qui dove mi serve e vado a bloccare il tutto con 1 o 2 nodini. Mi raccomando, devono essere ben stretti perché la molla non si deve muovere. Fate molta attenzione a questo passaggio perché è veramente essenziale per la riuscita della borsa. Allora, una volta posizionata bene la molla e bloccata, riprendo la fettuccia e vado a montare il tutto. Cosa faccio? Prendo l'uncinetto e non parto proprio qui dal centro della molla, ma parto, vedete, salto la catenella ed entro qui dove c'è il centro della stella successiva, quindi parto un pochino più avanti rispetto al centro. E cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui nel centro della stella, mi aggancio alla fettuccia in questo modo e tiro il filo. Vedete, ho una solina sull'uncinetto. Adesso tiro bene il filo, prendo il filo iniziale e lo sposto in questo modo e poi blocco il tutto con una catenella, così tiro bene il filo iniziale per assicurare il punto e vedete mi sono agganciata e adesso cosa faccio? Metto il filo iniziale in orizzontale così mano a mano lo vado a nascondere durante la cucitura della molla. Adesso entro qui dove c'è la catenella, vedete così, e lavoro un punto basso. Ok, adesso cosa faccio? Entro qui dove c'è il centro della stella sottostante e lavoro un punto basso. Adesso entro qui dove c'è la catenella e lavoro un punto basso. Adesso entro qui dove c'è il centro della stella sottostante e lavoro un punto basso. Quindi, come potete vedere, sto entrando sempre negli stessi punti, ossia una volta nella catenella e una volta nel centro della stella sottostante e lavoro un punto basso. Poi, come potete vedere, con il rivestimento della molla non si vede argento e c'è un lavoro veramente pulito. Quindi adesso entro dove c'è la catenella e lavoro un punto basso. Entro dove c'è il centro del fiore e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto di questa prima metà della molla fino ad arrivare all'incirca dove mi sono bloccata con la fettuccia dell'altro colore. L'importante è lavorare una volta dove c'è la catenella e una volta nel centro della stella. Quindi io adesso vado avanti a rivestire così la molla, noi ci rivediamo quando sono arrivata, come vi ho detto, all'incirca a metà della chiusura, così vi faccio vedere come lavorare questa parte.
Mi raccomando, fate attenzione al montaggio della chiusura perché altrimenti poi la borsa viene difettosa, quindi fate attenzione che la chiusura deve essere proprio montata al centro della borsa. Allora, come potete vedere, sono andata avanti con il montaggio della molla e questo è il risultato ottenuto. Ho continuato a lavorare proprio come vi ho detto, lavorando un punto basso una volta nella catenella, una volta nel centro della stella e sono arrivata fino qui alla circa metà borsa. Ho appena lavorato un punto basso nel centro della stella sottostante, adesso vedete sono arrivata qui e cosa faccio? Entro dove c'è la catenella e lavoro un punto basso e in questo modo ho terminato definitivamente la prima metà della molla. Una volta lavorato questo punto basso lavoro una catenella e non la lavoro troppo stretta, mi raccomando, e poi tolgo questa fettuccia in quanto non mi serve più. Adesso entro nel centro della stella successiva qui e lavoro un punto basso. Poi spingo bene la molla e termino di lavorare il punto basso. Adesso prima di andare avanti sistemo bene il tutto qui, vedete la parte sporgente della molla deve rimanere libera e poi semplicemente ricomincio a bloccare la molla proprio come ho fatto dall'altro lato. Ossia, una volta entro nella catenella e lavoro un punto basso, una volta entro nel centro della stella sottostante e lavoro un punto basso. E quindi semplicemente continuo a montare così anche questa seconda metà della molla. Mi raccomando, una volta entro nella catenella e una volta entro nel centro della stella. Quindi adesso continuo a montare così tutto il resto di questa seconda metà, noi ci rivediamo qui in prossimità di quest'altra metà molla, così vi faccio vedere come terminare il tutto. Allora, come potete vedere, sono andata avanti con il montaggio della molla e questo è il risultato. Ho lavorato sempre un punto basso una volta nella catenella e una volta nel centro della stella sottostante. E adesso sono arrivata qui. Come potete vedere, ho appena lavorato un punto basso nella catenella. Adesso cosa faccio? Vado a togliere questa fettuccia nera perché non mi serve più. Adesso entro qui nel centro della stella sottostante e lavoro un punto basso. Poi lavoro una catenella, mi raccomando, la lavoro sempre morbida, non troppo stretta. Poi sistemo bene la molla, se c'è bisogno la tiro un pochino da una parte, un pochino dall'altra. Poi entro qui dove c'è l'altra catenella e vado a lavorare un punto basso. E così è spiegato anche il motivo per cui prima non sono partita proprio dal centro della molla, ma da un punto prima.
Adesso, una volta lavorato questo punto basso, vado a sistemare la molla proprio come ho fatto dall'altro lato, quindi questa parte grigia sporgente deve rimanere sempre scoperta. E adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto prima per il punto stella, non vado a chiudere il giro con un punto bassissimo, ma taglio la fettuccia lasciandone un pochino. Adesso, una volta tagliata la fettuccia, sfilo l'uncinetto e vado a lavorare una chiusura invisibile. Quindi inserisco la fettuccia nel lago. Adesso vedete qui c'è il punto in cui prima mi sono agganciata, dove ho lavorato la catenella. Io entro nel punto basso successivo e prendo il punto intero, quindi prendo tutte e due le asoline sul lago e faccio passare il filo in questo modo. Adesso calcolo bene la lunghezza dell'asolina che devo creare, che deve essere uguale alle asoline di tutti gli altri punti, ed entro nel punto basso dove ho appena tagliato il filo, entrando però soltanto nell'asolina di dietro e prendendo anche l'asolina sottostante. In questo modo, vedete, ho due asoline sul lago e tiro il filo e vedete, in questo modo ho ricreato l'asolina dei vari punti e sembra come se avessi lavorato un semplice punto basso. Adesso sistemo bene l'asolina in modo tale da avere sempre la stessa grandezza delle altre, giro la borsa in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me. Quindi devo avere la parte interna davanti a me e semplicemente cosa faccio? Entro in una qualsiasi linguetta del punto basso sottostante e vado a bloccare la chiusura invisibile con un nodino. Tiro bene il tutto. Una volta fatto questo, per sicurezza posso dare un secondo nodino per essere proprio sicura di aver bloccato bene il punto e poi posso tranquillamente nascondere il filo passando attraverso le varie soline dei vari punti bassi e facendo passare così la fettuccia. Mi raccomando, quando inserite l'ago fate attenzione a non agganciarvi alla fettuccia, altrimenti, come nel mio caso, rimane bloccato e poi dovete tornare indietro. Comunque vedete, così semplicemente faccio passare il filo, così non si vede niente e il lavoro è ben fatto. Adesso, una volta fatto questo, la borsa è terminata, quindi la posso chiudere, così vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qui, vedete, la borsa si chiude perfettamente ed è veramente molto carina. L'ho voluta proprio realizzare apposta così, con questo effetto un pochino abbombato. Come potete vedere rimane un pochino molla perché, come vi ho già detto prima, purtroppo questa fettuccia non è proprio, diciamo, il massimo. Quindi vado a renderla più stabile con la fodera. Ho una fodera già pronta e adesso vi dico con esattezza anche le misure, così potete tranquillamente realizzarle. L'andrò a cucire qui sotto la molla, quindi mi raccomando, fate coincidere la metà della fodera con la metà della molla e andate a cucire sotto la molla, quindi qui, ok?
punto su punto. Allora, adesso vi dico con esattezza come è fatta la fodera, è veramente molto semplice da realizzare in quanto bisogna tagliare due rettangoli della misura di circa 27 cm di altezza e 37 cm di larghezza. Poi metto le due parti dalla dritta una sovrapposta all'altra e si cuciono le tre parti restanti, ne lasciamo soltanto una aperta che poi è la parte che andrà cucita alla molla. Quindi in totale, una volta cuciti, ho due rettangoli della misura di 35 x 25 cm di altezza. Inoltre qui ho deciso di mettere anche una cerniera. Semplicemente ho tagliato una riga di circa 20 cm, ossia la misura della cerniera, e poi prima di cucire la cerniera ho tagliato un rettangolino di 20 x 40 cm, sempre poi considerate 1-2 cm in più per fare le cuciture. Ho cucito la cerniera a questo rettangolino e poi ho cucito il rettangolino pronto al foro fatto sulla fodera, e questo è il risultato ottenuto. Quindi adesso non mi rimane altro da fare che andare a posizionare la fodera, a cucirla, e noi ci rivediamo proprio quando ho terminato questo passaggio. Inoltre, una volta cucita la fodera, prenderò la catenella argentata che vi ho fatto vedere all'inizio e semplicemente la andrò a posizionare qui in un qualsiasi punto della cucitura della molla, in questo modo, prima da una parte e poi dall'altra. Comunque adesso termino di fare tutte queste cose e poi vi faccio vedere la borsa una volta terminata. Ecco qui la borsa terminata. Come potete vedere ho posizionato la catenella e mettendola in questo modo, vedete, se io alzo la borsa rimane bella dritta e non rimane più sporgente da una parte o dall'altra. Inoltre, vedete, con la fodera montata la fettuccia rimane molto più rigida, molto più definita. Devo dire che cambia proprio totalmente aspetto rispetto a quando era senza fodera. Questo dipende anche dal tipo di fettuccia che andrete ad utilizzare. Poi quando avrò pronta quella nera vi farò vedere il risultato e vedrete che cambia totalmente aspetto. Comunque il fondo è venuto veramente bello pulito, la chiusura si chiude perfettamente, quindi se seguite i miei consigli non avrete problemi. E poi vedete ho cucito anche la fodera e questo è il risultato. Poi nei commenti fatemi sapere se volete che faccia proprio un video dedicato alla fodera della borsa. Niente, il video è terminato, spero tanto che il progetto vi sia piaciuto e nel caso lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi, non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi lascio in descrizione i link dei miei contatti social, TikTok, Facebook, Pinterest e Instagram, attraverso cui potete mandarmi le foto delle vostre creazioni o contattarmi per delle richieste particolari o se avete bisogno di qualche consiglio. Adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!